Sì, grazie Presidente. Circa 78 anni fa in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento venivano approvate le leggi razziali, un'onta indelebile nella nostra storia, ma almeno si rispettarono le forme. Si consultò il Parlamento, sia pure un Parlamento formato come poteva essere formato in un'epoca di dittatura. Ma qualcuno ebbe modo di esprimersi e qualcuno non votò. Certo, chi si astenne commise un atto di ignavia. Questo stesso atto di ignavia è stato compiuto dal governo italiano la settimana scorsa, astenendosi nel voto con il quale una mozione presentata all'UNESCO, al Consiglio dell'UNESCO, chiama il Monte del Tempio, quel monte, per intendersi, dove oggi ancora sono visibili i gradini sui quali passavano Gesù e i suoi discepoli per salire al Tempio, che era un tempio ebraico, non era una moschea. Potrà sorprendere il governo italiano, ma si trattava di un tempio ebraico anche perché l'Islam è stato fondato quasi esattamente 600 anni dopo. Quel monte, quel tempio ebraico, non era un tempio ebraico qualsiasi, ma il centro allora, come oggi, come da più di 2000 anni, il centro della vita, del sentimento, della cultura ebraica. Ebbene, il nostro governo su una mozione di questo genere si è coraggiosamente astenuto. L'ignavia è peggio della malvagità e non c'è neanche in questo caso il risibile, a mio parere, pretesto di ma anche gli altri europei. Non è vero. Altri paesi europei hanno votato conformemente alla dignità, conformemente alla verità storica, alla verità culturale, hanno votato contro questa oscena mozione e sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Giovanardi. Questo non è solo un atto simbolico, questo è un incoraggiamento ai terroristi, è un incoraggiamento a coloro che vogliono cancellare con la violenza, con le bombe, con il sangue, lo Stato ebraico, che, lo ricordo, è uno Stato delle Nazioni Unite prima dell'Italia. L'Italia è entrata nelle Nazioni Unite un pochino dopo perché aveva qualcosa da farsi perdonare, di cui evidentemente il governo invece vuole approfondire l'abisso con questo voto, che è una vergogna assoluta e, mi riallaccio a quanto detto all'inizio, preso senza neanche rispettare le forme, cose che persino il regime fascista fece. Almeno portò le cose in aula. Qui invece il Parlamento non è stato consultato, perché voglio sperare che questo obbrobrio non avrebbe ricevuto, anzi sono certo che non avrebbe ricevuto la maggioranza né in quest'Aula né nell'altro ramo del Parlamento. Il governo, con un atto di disprezzo per la verità, per la cultura, per la religione di tantissimi italiani e per il Parlamento, ha deciso di mettere sotto i piedi tutte queste cose, astenendosi su questa vergognosa mozione. Io chiedo che il governo venga a riferire. Sappiamo che è allergico a riferire, perché io sono 2 anni e mezzo che aspetto una spiegazione dal governo del perché sempre in sede di Nazioni Unite votò contro un documento a favore della famiglia. Speriamo che questa volta facciano un'eccezione, ma soprattutto che ci si penta ufficialmente e davanti a tutti di questo osceno, vergognoso voto che rinnova l'onta delle leggi razziali del 1938.